E ci siamo, Eurobike 2023! Allora, il progetto e-bicycle di Ducati è iniziato nel 2019 in collaborazione con l'azienda italiana Toki Bikes e lanciando la prima e-mountain bike, la MIG RR. Negli anni abbiamo ampliato la gamma, culminando nel 2022 con addirittura l'ingresso di una e-road, che è la Futa, una bici col telaio in carbonio, ma oggi parleremo in particolar modo delle e-mountain bike. Quest'anno abbiamo riproposto la gamma All Mountain Enduro e una novità che vi mostreremo a brevissimo. Partendo dalla nostra All Mountain, il modello di accesso, questo è un prodotto che si rivolge ai nostri affezionati del brand che vogliono iniziare ad andare in mountain bike con un prodotto con una certa consistenza da un punto di vista tecnico. Un prodotto che gli permette di iniziare a girare in mountain bike con un prodotto semplice, facile, agile, molto affidabile e per capire un pochettino i propri gusti e divertirsi su qualsiasi tipo di trail. Infatti la caratteristica principale dell'All Mountain è quello di avere delle escursioni e delle geometrie intermedie, quindi non troppo specifiche per un utilizzo estremo, ma neanche ridotte per gli ostacoli più importanti, permettendo così di affrontare qualsiasi tipo di percorso con estrema facilità e con un unico obiettivo, quello di divertirsi. Quindi è un prodotto che non va a cercare la prestazione assoluta in tutte le condizioni, ma vuole far divertire e dar sempre una certa sicurezza a prescindere dal livello del trail. Poi abbiamo un prodotto più specifico per l'utilizzo enduro, quindi proprio per andare su percorsi più estremi come i circuiti enduro con rocce, salti, radici, drop, ed è la e-enduro TK01RR. È un prodotto col telaio in alluminio, sospensioni Öhlins, gomme Pirelli. Notare che noi Ducati, a noi piace proporre le bici con dei componenti che richiamano molto al mondo delle moto, però ci tengo a specificare, sono componenti comunque che sono un riferimento in termini di prestazioni. Öhlins attualmente è un benchmark nelle sospensioni enduro, vincono i campionati anche di downhill, sono un riferimento, entrati non da tantissimo, ma sono subito riusciti ad applicare la tecnologia acquisita, l'esperienza acquisita nei campi di gara e portarla nel mondo della bici. E per noi è fondamentale poter contare su partner come Öhlins per proporre proprio un prodotto allineato con quello che è il gusto del nostro cliente, ma al tempo stesso dargli performance, qualcosa di consistente. Infatti la sospensione Öhlins permette regolazioni come quelle della moto, abbiamo la compressione alle alte e alle basse velocità, il ritorno, la possibilità di effettuare delle regolazioni non solo attraverso la camera principale dove si regola il sag, ma anche attraverso una camera, la ramp up chamber, che permette di definire il comportamento quanto progressivo lineare in base alle situazioni e al gusto del rider. Poi abbiamo sempre nel campo enduro una grandissima novità che abbiamo presentato settimana scorsa al GP di Sachsenring ed è la nuovissima Powerstage RR Limited Edition. Questa è la prima Ducati enduro con telaio in carbonio, un telaio full carbon. Full carbon perché ha il triangolo anteriore in carbonio, il carro, ma anche il rocker, il link della sospensione. Notare che essendo noi un'azienda che vive per il racing, ci piace lo stile racing e abbiamo appositamente lasciato il carbonio in bella vista, col trattamento opaco. Qui notare le imperfezioni proprio del carbonio unidirezionale. E anche qua sulla parte del triangolo anteriore mostriamo il carbonio però col trattamento lucido. La livrea di questa nuova mountain bike è ispirata alla Desmo 16 GP23 con il quale corrono i nostri piloti ufficiali, Pecco Bagnaia e Bastianini, e notare che infatti il rosso è lo stesso e ha lo stesso schema di livrea. Proprio per questo abbiamo deciso di farla edizione limitata a soli 230 esemplari, proprio prendendo spunto dalla GP23. Il nome Powerstage
richiama al mondo racing e enduro, alle nuove prove speciali che sono state introdotte recentemente in questi anni nel circuito di mountain bike enduro elettrico. Power Stage è la gara in salita, quando viene cronometrata, diciamo, l'atleta si mettono alla prova su percorsi estremamente tecnici in salita. Ma perché vogliamo prendere ispirazione da questa prova speciale? Per via delle geometrie. Noi infatti davanti abbiamo un angolo molto aperto da 64 gradi, in grado di superare con estrema sicurezza qualsiasi tipo di ostacolo, ma in particolare abbiamo un tubo sella verticalizzato da 78 gradi, quindi se vi notate che è molto molto verticale. Qual è il vantaggio di avere un tubo sella così verticale? Semplicemente quello di avere assumere una posizione ideale in fase di scalata, di salita, di pedalata sulle salite più tecniche, perché si riesce ad avere un busto ben posizionato in avanti e ben caricato sul manubrio, così da non avere l'effetto impennamento, ma senza perdere al tempo stesso la trazione alla ruota posteriore. Quindi queste caratteristiche, il modello enduro in generale, ci ha portato a chiamarla proprio prendendo ispirazione alle prove speciali, perché riteniamo che sia il modello ideale per fare discese impegnative ma anche le salite. Questa bici è equipaggiata Öhlins come la TK01RR di cui abbiamo parlato poco fa, ma ha anche in più lo Shimano EP801, quindi l'ultima versione aggiornata di Shimano, che è migliorata da un punto di vista di erogazione della potenza un po' a tutte le cadenze. Poi abbiamo anche un impianto frenante di derivazione motociclistica, il Braking First. È un impianto che a me, io che vengo dal mondo delle moto e correvo in supermoto, richiama tantissimo all'impianto che avevo sulla mia supermoto, tant'è che parlando con Braking mi hanno confermato che la tecnologia e i materiali è completamente identica a quelli che commercializzano e hanno prodotto sulle moto. Freno made in Italy, prodotto in Italia, sviluppato in Italia, è un freno con lavorazione a macchina CNC. Loro di solito hanno una colorazione ufficiale che è il giallo oro, per noi hanno fatto questo colore specifico e hanno personalizzato le leve Ducati Corse e anche i dischi. Altro dettaglio di pregio è il cambio elettronico a 12 velocità AXS GX, un cambio estremamente preciso, affidabile e che permette comunque anche varie funzionalità e personalizzazioni tramite l'app dedicata. Giorgio, ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Grazie mille a te. Ci vedremo a Borgo Panigale O sui trail. o sul treno. Siamo da Toc, ragazzi, guardate che bellezza, ma solo il colore, questo fatto per voi, per loro, per loro. Beh, di fatto il colore è legato alla tipologia di prodotto, nel senso che questo è un prototipo che noi abbiamo fatto e stampato in rapid prototyping, quindi una stampa prototipale in alluminio, full suspended, per sviluppare il nostro progetto nuovo che è il P4. Significa che, a differenza di altre tecnologie, altre aziende che fanno l'RP plastico solo estetico e uno valuta l'assemblaggio, la parte estetica, gli ingombri, con questo uno può pedalare veramente una bicicletta e quindi sviluppare in modo funzionale la bicicletta. Quindi questo è un modo per accorciare e migliorare lo sviluppo della bicicletta, e la finitura è dettata da quello, cioè è molto grezzo per questo motivo. Tu ci sei già lì sopra? Allora, io ho fatto più di 1500 km, sì, posso mostrarti solo dei video con la mia panza, sì, assolutamente. No, e poi per quello è molto innovativa, perché è una tecnologia molto innovativa che stiamo usando noi, siamo fieri di questo perché siamo la prima azienda nel mondo a farlo per una suspended, perché la suspended ha un insieme di fattori, no? La precisione dei cuscinetti, la rigidità del carro posteriore e un insieme di problemi nel mettere insieme tutti questi componenti, e siamo molto orgogliosi di poterlo mostrare. Oltretutto il progetto mostra, abbiamo iniziato ovviamente a collaborare per questo segmento di bici che è una light e-mountain bike con Bosch, il nuovo SX, e
la modulabilità delle batterie, cioè con questo progetto uno potrà avere la batteria da 400 con l'estender da 250, ma anche 500, 600, 750, quindi una bicicletta vestita addosso al biker. Questo credo sia una soluzione molto interessante per il futuro, perché questo segmento... customizzazione. Quindi. Assolutamente, questo era l'obiettivo. Bella, questa è una bella idea. Come ti trovi questo Bosch SX? Ti ripeto, l'obiettivo di provare questo motore era proprio su un progetto nuovo, quindi è un motore che ha una potenza di 55 Nm, ma con un carattere un po' diverso rispetto a quello che sono i motori oggi delle light mountain bike che si trovano in commercio, no? Quello che è fornito da altri fornitori e altri brand, quindi secondo me è un segmento nuovo che sta arrivando. Che io ho delle biciclette light mountain bike che provo, però comparo, e quel segmento di bici un po' toglie il divertimento, no? Al biker che vuole andare sulla bicicletta con un feeling muscolare, ma vuole fare anche le cose fighe, le scalinate, i picchi difficili, dove io con le attuali spingo, perché non questo qua ti permette di fare delle cose fighe con una bicicletta comunque sotto un certo peso e anche con una potenza di batteria relativamente leggera per le uscite di pranzo, le uscite veloci, ma con l'estender riesci ad avere una capacità, una potenza, una disponibilità di potenza molto ampia, quindi molto interessante. Sei un discesista prevalentemente. Sì, no? io sono un pedalatore, io pedalo qualunque cosa. Se ti toglie qualcosa in salita, sugli scalini, però avendo un mezzo un po' più agile in discesa, non è anche più divertente? Sì, è divertente. Diciamo che secondo me meglio, no? Sì, voli meglio. Diciamo che io approccio la bicicletta elettrica, per me la bicicletta elettrica è un'altra bicicletta, io purtroppo l'approccio, e credo che sia giusto, io amo pedalare, io vado su strada con la bicicletta muscolare, vado con mountain, a me piace pedalare tutto, e il tema è, secondo me, la bicicletta elettrica è un'altra disciplina, perché comunque ti permette di divertirti, di fare delle cose molto sfidanti che con la muscolare non faresti, indipendentemente dalla tua gamba. Quindi approcciandola così, anche la discesa io la affronto in maniera diversa, perché se io faccio con una bicicletta discesa, certo, leggera, hai una velocità, hai una dinamica diversa. Con la bicicletta elettrica è chiaro che è diversa, perché in alcuni passaggi ti porta la bici, come magari un po' la moto, e con questa è un approccio ancora diverso. E secondo me è un nuovo mercato, una nuova specializzazione, un segmento che sta nascendo, ed è molto interessante, molto sfidante, molto bello anche per noi approcciarlo, e insomma siamo in corsa, no? Vuol dire, siamo una piccola azienda nata ieri che sta sviluppando, sta cercando di capire dove sta andando questo mondo, che dà molte opportunità a tutti. Due ultime domande. Prego. Allora, la produzione del Project 4... È difficile dirlo, nel senso che sarà un Modelier 24, sarà una light mountain bike, quindi un segmento di mercato che noi oggi non abbiamo, ma è molto legato a un insieme di fornitori, no? Noi tendenzialmente presentiamo il progetto quando poi è pronta la consegna. Quando tutti i nostri supplier, no, i nostri fornitori ci daranno i componenti per essere pronti, saremo sulla linea di partenza. Quando non abbiamo ancora la data definitiva, però sarà 24, l'obiettivo è quello. Motorizzazione già decisa? O Bosch SX, assolutamente no, Bosch SX, questo sicuro per questo progetto. E il range del prezzo più o meno? È troppo presto. Sicuramente un telaio sarà in carbonio, quindi una bicicletta leggera, perché l'obiettivo è fare una light mountain bike. Altro a livello di prezzi, componenti eccetera è proprio a livello appena nata, quindi stiamo facendo i ragionamenti, tempistiche, prezzi, segmenti, andremo a definirla a breve. Ti ringrazio tantissimo Stefano, ancora i miei complimenti perché questa bici spacca. Sempre un piacere, ci vediamo sui trail con tutti. Ciao! Ciao!